Dungeon Master, benvenuti. Io sono Arbrus e oggi parleremo di come presentare l'avventura. Come dicevo nello scorso video, parte del lavoro di un DM è quello di capire i propri giocatori, il loro stile di gioco e le preferenze. Se intuire che uno di loro preferisce il combattimento o la narrazione è semplice, capire invece che tipo di avventura vuole vivere non lo è affatto. Molte volte il vero problema è che nemmeno i giocatori sanno che cosa li puoi coinvolgere di più, né tantomeno che cosa un gioco di ruolo può loro offrire. Personalmente mi è capitato di costruire avventure o di prenderne di prefatte senza considerare in anticipo che tipo di storie, di ambientazione, di toni potessero i miei giocatori preferire. Le uniche cose che ho da sempre tenuto in considerazione oppure chiesto, perché non si è mai troppo sicuri nemmeno con gli amici di sempre, sono state eventuali restrizioni su argomenti considerati tabù o elementi particolarmente crudi come horror, violenza, sesso, eccetera, e di quanto effettivamente potevo spingermi nei dettagli e nelle descrizioni. Sebbene abbia ottenuto lo stesso risultati ottimi, positivi, ho notato di certo durante l'intera avventura, l'intera campagna, che ci sono stati dei cali di attenzione e di entusiasmo, magari perché alcuni dei miei giocatori non piacevano elementi come quelli più politici, manageriali o di combattimento. Tutto questo è una cosa normale che capiterà in ogni gruppo, starete pensando. E allora perché preoccuparsene? Perché personalmente da DM sento spesso quello stimolo di voler fare sempre meglio, sempre di più. E oltre che con la pratica, si migliora soprattutto con lo studio, la ricerca e la sperimentazione. Ed eccoci quindi a quello che chiamo il secondo grado di influenza che i player hanno sull'avventura, totalmente facoltativo e in fase sperimentale. In cosa consiste? Il DM raccoglie diverse avventure, tra quelle pubblicate sul web o ufficialmente, oppure comincia a creare e ad abbozzare avventure totalmente di sua inventiva. Anche una combinazione tra queste è possibile. Prima di presentarle ai giocatori però, occorre schematizzarle in un modo ben preciso. Per ciascuna avventura avremo bisogno di un titolo. Diamo un titolo che non trapeli troppe informazioni ai nostri giocatori, ma che li possa intrigare a scegliere l'avventura. A tal proposito, in caso di avventure pubblicate da compagnie famose, consiglio di evitare di utilizzare il titolo ufficiale e magari di rivelarlo alla fine per dare credito agli autori. Ad esempio, l'isola del flusso. Seconda parte del modello, introduzione e ambientazione. Facciamo una piccola panoramica dell'avventura, magari descrivendo dove è ambientata, facendo una piccola introduzione e altre informazioni generali che avremmo comunque dato durante la prima sessione. Continuando l'esempio precedente dell'isola, avete trovato una mappa di un'isola che non è riportata su nessun'altra cartina convenzionale. Sfruttando le vostre conoscenze e il denaro in possesso, avete reclutato un equipaggio e siete pronti per prendere il mare, verso l'ignoto. Dall'esempio si viene a capire l'ambientazione avventurosa, i possibili pirati, il viaggio per mare, l'incontrare e scendere e colonizzare nuove isole, l'affrontare le forze della natura e così via. Terza sezione. Pubblico ideale. Spiegate, in poche parole, a cosa i giocatori devono dare peso per essere coinvolti dall'avventura. Nell'esempio dell'isola misteriosa, i nostri giocatori sicuramente dovranno amare l'esplorazione per mare, la possibilità di scendere e colonizzare ed esplorare nuove isole, i pirati e la scoperta dell'ignoto. E per finire il modello, elementi e toni principali. Elencate i 3 o 4 elementi che caratterizzano maggiormente l'avventura e date loro un punteggio da 1 a 5. Fare liste troppo lunghe potrebbe essere controproducente, perché confonderebbe i vostri giocatori con le troppe informazioni. Sempre continuando l'esempio precedente, avremo interazioni sociali 2 su 5, esplorazione 5 su 5 e combattimento 4 su 5. Scegliete categorie che meglio descrivono la vostra avventura, sfruttando anche i contrasti. Come avete visto, ho dato a interazioni sociali un punteggio relativamente basso, 2 su 5, se confrontato agli altri due elementi. Questo per dire ai miei giocatori che per mare si incontreranno più situazioni di esplorazione, pericoli naturali, mostri, creature rispetto a PNG, a meno che non si scelga di riposarsi in qualche isola di passaggio che potrebbe essere abitata, oppure uno scontro o un incontro tra navi. Gli obiettivi principali dell'avventura quindi sono l'esplorazione e il combattimento.
mentre le interazioni sociali avverranno solamente tra i giocatori e l'equipaggio. Sicuramente non tutte le avventure per mare saranno come ho descritto, e infatti questo è solo il mio esempio. Quindi, quando proponete questo modello, spiegate ai vostri giocatori che cosa intendete voi con i punteggi. Adesso faccio alcuni esempi di elementi e toni principali che potrebbero essere utili per ispirazione. La presenza di magia. Quanto effettivamente la magia è comune nel vostro mondo, nella vostra avventura, e se eventuali oggetti magici e maghi sono comuni e come sono visti dalla popolazione e dalle autorità. Mortalità del mondo, che non significa quanto facilmente i vostri personaggi moriranno o quanto sono difficili le sfide, ma piuttosto quanto sono gravi le ferite e a che velocità si guarisce, o ancora se il mondo è controllato da una sovranità opprimente o da creature malvagie. Sicuramente avventurarsi ed esplorare sarà più difficoltoso e i vostri giocatori dovranno essere cauti. Self-direction, ossia quanto i giocatori sono vittima degli eventi del mondo o della storia principale o se hanno libertà di perseguire i loro intenti. Molto spesso accoppio questo al prossimo punto. Sviluppo dei background, ossia quanto le storie del passato dei personaggi hanno influenza sulla trama dell'avventura, o addirittura se l'avventura stessa sia lo sviluppo di una o più di una delle loro storie personali. Serietà, comicità, ossia quanto l'avventura deve essere presa sul serio. Sarà più simile ad un fumetto, quindi con battute comiche e scene esilaranti, o avrà toni come l'omicidio, l'esplorazione, l'investigazione e la politica. Horror, stranezze e alienazione. Dal classico horror mostruoso con vampiri e lupi mannari, oppure a qualcosa di più misterioso e psicologico, come Cthulhu di Lovecraft, per capirci. Anche qui date un punteggio e spiegate a voce che significa. Tattica, e non per forza inerente solo al combattimento, ma anche ad altre situazioni, ad altre sfide, a situazioni in cui bisogna pianificare una guerra, per esempio. Investigazione, andare alla ricerca e alla raccolta di prove, interrogare PNG, risolvere misteri, delitti, eccetera. E politica, interna ed estera, gestione di insediamenti, giochi politici, situazioni di pace e guerra e così via. Sicuramente un alto punteggio in politica implica alte interazioni sociali, possibili investigazioni e poco combattimento. Questi che ho elencato sono soltanto alcuni degli elementi e dei toni di un'avventura e li ho trattati in una maniera molto semplice e sommaria perché mi piacerebbe in futuro dedicare loro interi video. Molto spesso, dopo aver esposto 2 o 3 avventure seguendo questo modello, non solo avete feedback dai vostri giocatori, ma anche molte idee aggiuntive probabilmente. Come già detto prima, questo è un passaggio del tutto opzionale, assolutamente non necessario e che implica da parte del DM una conoscenza approfondita degli elementi e dei toni citati da contestualizzare rispetto al sistema di gioco utilizzato. Questo metodo, questo modello è frutto di ricerche, studio personale, ispirazione da parte di altri Dungeon Master che seguo o con cui ho avuto modo di avere dei scambi di opinioni in passato. Eventuali referenze e link di supporto sono presenti in descrizione. Nel prossimo video di Essere un Dungeon Master concluderemo questa parte introduttiva che può essere inclusa nella cosiddetta sessione 0 con la creazione dei personaggi dal punto di vista del Dungeon Master. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se adotterete questo sistema per la vostra prossima avventura. Avete altre categorie in mente di cui non ho parlato nel video? Scrivetemi nei commenti e sentitevi liberi di chiedermi qualsiasi cosa. Lascio in descrizione anche l'esempio dell'isola che ho proposto. Se volete essere sempre aggiornati con ogni mia pubblicazione, potete attivare le notifiche dalla pagina del canale cliccando sulla campanella. Finisco invitandovi a supportarmi se avete gradito i contenuti mettendo un mi piace, commentando, iscrivendovi al canale e soprattutto condividendo con gli amici. Arrivederci e grazie.